Oscar Wilde diceva che non esiste una seconda occasione per fare una buona prima impressione. E questo vale soprattutto per un colloquio di lavoro, dove in poco tempo devi esprimere il meglio di te per andare avanti nelle selezioni ed infine essere assunto. Il primo modo è quello di arrivare puntuali e preparati. Arrivare preparati significa conoscere l'azienda e la posizione ricercata. Immaginate di arrivare lì e non ricordare nemmeno il nome esatto dell'azienda o la sua ragione sociale, oppure se il nome dell'azienda è un acronimo, non conoscere il nome per esteso dell'azienda, il significato quindi dell'acronimo. Arrivare preparati significa anche capire cosa l'azienda fa, conoscere la sua storia, quali sono i suoi valori chiave. Queste sono tutte informazioni che dovresti trovare abbastanza facilmente sul sito internet dell'azienda. Se possibile, cerca anche di capire com'è posizionata l'azienda nel mercato di riferimento. Chiediti se magari è un'azienda leader o una realtà emergente. Quali sono i suoi prodotti o i servizi di punta? Oltre a queste cose qui dovresti anche conoscere bene la posizione che l'azienda sta cercando. Quindi rileggi più volte la job description nell'offerta di lavoro. Presta attenzione alle attività che la persona cercata dovrà svolgere. Cerca di capire in che modo i tuoi punti di forza si adattano alla posizione ed alle attività che svolgerai in modo da metterli in luce durante il colloquio. Porta anche con te tutto ciò che ti potrebbe servire. Potresti portare con te ad esempio una stampa della job description in modo da poter dare un'occhiata nelle attese, così da fissarla meglio nella tua mente. Non dimenticare anche di portare il tuo curriculum. Se stai cercando lavoro dovresti aver preparato un curriculum per ogni candidatura, quindi occhio a prendere anche la versione giusta. Anche in questo caso potrai ripassare il curriculum nei tempi morti in modo da ricordare i punti da mettere in evidenza durante il colloquio per quella specifica candidatura. Se è il caso, in base alla posizione cercata, potresti preparare un portfolio di lavori realizzati in modo da poterlo mostrare all'intervistatore. Un'ultima cosa, cerca di ricordare tutti i nomi delle persone con le quali parli prima, durante e dopo il colloquio. Magari puoi anche appuntarli. A tutte le persone piace essere chiamate con il loro nome e se li ricordi darai un'ottima impressione, dimostrerai di essere attento e capace di integrarti velocemente. Se vuoi dare una buona impressione dovrai ovviamente arrivare puntuale al colloquio di lavoro, né in ritardo ma nemmeno con largo anticipo. Arrivare tardi è un ottimo modo per fare una cattiva impressione ed io ne so qualcosa. Ad un importante colloquio di lavoro riuscii ad arrivare con circa 20 minuti di ritardo. All'epoca si è trattato di 13 anni fa e quindi non avevo ancora uno smartphone, quindi mi preparai il percorso su una cartina. Partii pure con 45 minuti di anticipo rispetto al tabellino di marcia, nel caso ci fossero stati imprevisti. Insomma, per farla breve, nonostante la cartina, non mi orientai più e mi persi. Riuscii a trovare la sede dell'azienda quasi per caso con circa 20 minuti di ritardo, arrivando praticamente al termine delle presentazioni degli altri candidati. Non fu affatto una bella esperienza e credo che il selezionatore si era già fatto una mezza idea di me senza che neanche avessi aperto bocca. Infatti nel colloquio one to one la prima domanda che mi fece è stata proprio: come mai sei arrivato in ritardo? Non sei riuscito ad organizzarti? È stato davvero imbarazzante. Comunque riuscii a cavarmela e più avanti in questo video ti racconto anche come ho fatto e come è andata a finire, quindi guarda il video fino alla fine. In ogni caso, arrivando puntuale, darai una buona impressione. Dimostrerai di avere un minimo di capacità di organizzazione e di pianificazione necessario per rispettare almeno le scadenze più importanti. In fondo, se arrivi tardi al colloquio, dove chiunque, anche il più incallito dei ritagliatari, vuole arrivare puntuale, sarà in grado di arrivare puntuale sul posto di lavoro? C'è anche un altro vantaggio nell'arrivare puntuali. Ti aiuta a mantenere sotto controllo emozione ed ansia e questo è un aspetto che può fare la differenza in un colloquio di lavoro, specie se sei ai tuoi primi colloqui. Per evitare di fare la mia stessa magra figura, ti consiglio di fare una perlustrazione della zona dove sosterrai il colloquio qualche giorno prima, più o meno negli stessi orari e negli stessi giorni della settimana in cui sosterrai il colloquio. In questo modo saprai esattamente dov'è la sede dell'azienda e saprai se c'è o meno traffico e quindi regolarti con il tempo necessario per raggiungerla.
Metti in conto anche che potrebbero esserci degli imprevisti, quindi aggiungi un po' di tempo per tenere conto di quelli che possono essere gli imprevisti più comuni. Il terzo modo in cui si può dare una buona impressione è con l'aspetto. Un proverbio molto conosciuto dice che l'abito non fa il monaco. È vero, l'abito non fa il monaco. I vestiti che indossate non necessariamente dicono chi siete e quali sono le vostre qualità personali e professionali. È anche vero, tornando un attimo al proverbio citato, che se un monaco vuole essere immediatamente riconosciuto come tale, deve indossare la tunica da monaco. Quindi, per dare l'impressione di essere la persona giusta, occorre indossare gli indumenti giusti. Che vogliamo o no, i vestiti che indossiamo trasmettono comunque un messaggio. Come fare quindi a scegliere cosa indossare? La prima cosa da tenere in considerazione è che se otterrai lavoro rappresenterai l'azienda, quindi dovresti adeguarti al modo di vestire predominante nel settore in generale ed in quell'azienda in particolare. Guarda come veste chi lavora lì. Ti renderai subito conto se le persone di quell'azienda vestono in modo formale o più casual. Se ne hai l'opportunità, chiedi il dress code aziendale a chi ti invita al colloquio. Non c'è nulla di male nel farlo, anzi, trasmetterai l'idea di volerti adeguare agli standard aziendali e rispetto anche per quelle che sono le regole interne dell'azienda. In alternativa potresti cercare qualcuno che lavora in quell'azienda o in quel settore e parlando con lui potresti chiedergli se l'azienda ha un dress code o cosa indossa la gente che lavora lì. Se dopo aver fatto queste cose hai ancora dei dubbi, un abito o un tailleur classico, blu o nero, pulito e ben stilato dovrebbe essere in grado di suscitare una buona impressione in qualsiasi circostanza. Forse il miglior modo per dare una buona prima impressione, soprattutto ad un colloquio, è presentarsi con un bel sorriso e dimostrare entusiasmo. Mettetevi nei panni di chi vi riceverà. Che impressione vi farebbe un candidato che magari arriva puntuale e ben vestito, ma che ha un musone che sembra di ritorno da un funerale? È vero che ad un colloquio possiamo avere sentimenti contrastanti. C'è la felicità per essere lì e giocarsi l'opportunità di essere assunti, ma c'è anche la paura di fare una cattiva impressione, che potrebbe portarci a sembrare dei candidati non per un posto di lavoro, ma piuttosto per il patibolo. Pensare invece al colloquio come una opportunità ci potrebbe essere di aiuto per riuscire a sorridere e a dimostrare autentico entusiasmo. Se lo stai facendo bene, noterai che anche chi ti sta di fronte inizierà a sorridere. Dimostrando entusiasmo, farai capire che sei elettrizzato per essere lì e di avere la possibilità di lavorare per quell'azienda. E questo non potrà che fare una buona impressione su chi dovrà decidere se assumerti oppure no. Quando sostieni un colloquio di lavoro, presta particolare attenzione al linguaggio del corpo e al tono della voce. Il linguaggio del corpo esprimerà le nostre emozioni e quindi se sorridiamo e siamo genuinamente entusiasti, saremo già a metà dell'opera. In ogni caso l'ansia potrebbe giocarci dei brutti scherzi, quindi ricorda sempre di assumere una posizione corretta che riveli apertura, quindi magari evita di stare con le braccia conserte o i piedi incrociati. Cerca anche di stare in una posizione retta, evitando di inarcare la schiena. E tieni anche il volto ed il corpo rivolto verso chi ti parla, mantenendo il contatto visivo con il tuo interlocutore, quindi evitando di girarti o di guardarti intorno. Ok che siamo italiani e parliamo a gesti, questo è risaputo in tutto il mondo, ma stai attento a non gesticolare eccessivamente perché questo è sintomo di ansia. Evita anche i manierismi come magari toccarti i capelli oppure giocare con gli anelli o sfregarti le dita uno contro l'altro. Quando rispondi alle domande dimostra coinvolgimento, magari cercando di argomentare le risposte. Potresti anche pensare a qualche domanda pertinente che dimostri il tuo interesse per quel lavoro. Oltre al modo in cui ti esprimi, quello che dici e la scelta delle parole cura anche come lo dici, cioè il linguaggio paraverbale. Stiamo parlando quindi del tono della voce, del volume e del ritmo. Cerca anche di essere disinvolto. L'ansia potrebbe portarti a parlare più velocemente. Cerca invece di parlare ad una velocità naturale. Dovresti trasmettere tranquillità e far capire al tuo interlocutore che ti trovi completamente a tuo agio. Mantieni un volume adeguato e modula il volume in modo da dare enfasi ai punti più importanti delle tue risposte. Il quinto modo per fare una buona impressione ad un colloquio è essere onesti e trasparenti. Quando sostieni un colloquio dovresti fare tutto il possibile per mettere in luce i tuoi punti di forza.
Questo però non significa che dovresti mentire sulle tue esperienze o sulle tue capacità. Questo, oltre che essere eticamente scorretto, potrebbe essere anche controproducente. Ricordati che gran parte delle volte chi hai di fronte a te è un professionista. Probabilmente ha già intervistato centinaia e centinaia di candidati ed è anche molto probabile che riuscirai ad individuare una bugia con molta facilità. Se pur riesci a far bere la tua bugia al tuo interlocutore, prima o poi la verità verrà a galla. È molto meglio essere onesti. Certo, non sei dal prete, non devi mica confessare i tuoi peccati, piuttosto cerca di venderti bene. Parla dei tuoi successi e metti in luce i tuoi aspetti positivi. Cerca di far passare in secondo piano le tue aree di miglioramento, magari descrivendole in tono positivo o come qualcosa sulle quali stai lavorando. In fondo il fatto di riconoscere una carenza è il primo passo per migliorare. Come dicevamo all'inizio, in un colloquio di lavoro non esiste una seconda occasione per fare una buona prima impressione. Ma che fare se qualcosa va storto? Se arrivi in ritardo o se hai dimenticato la giacca o poco prima ti si è rovesciato il caffè sulla camicia? In un colloquio di lavoro possono andare storte tante cose. Io personalmente sono arrivato in ritardo ed è stato molto imbarazzante per me sentirmi chiedere se non ero riuscito ad organizzarmi, perché in genere sono una persona puntuale. Chiaramente non potevo tornare indietro nel tempo per arrivare puntuale al colloquio, ma l'unica cosa che potevo fare era spiegare il ritardo, assumendomi le mie responsabilità. Quindi con calma e con un pizzico di ironia ho detto che nonostante i preparativi nella partenza e nell'anticipo, semplicemente mi ero perso. Non so se ho fatto bene o male a rispondere in questo modo, però il risultato è stato positivo. Alla fine ho ottenuto il posto di lavoro e sono stato assunto in quell'azienda. Quindi se qualcosa va male, non disperare. Gran parte delle volte puoi rimediare. Cerca sempre di mantenere un atteggiamento positivo, dimostra entusiasmo e grinta e segui i consigli che ti ho dato in questo video. Spero che questi consigli ti siano utili per ottenere il lavoro che desideri. Per qualsiasi domanda o se vuoi raccontare la tua esperienza, scrivi pure qui sotto nei commenti. Se vuoi, puoi trovare altri suggerimenti nel mio video Colloquio di lavoro, come rispondere alle 3 domande killer. Intanto grazie per aver guardato questo video e mi raccomando, iscriviti al canale!